Ormai ragazzi arrivano sempre più conferme. L'Inter sta facendo un tentativo per arrivare ad acquistare il Cuti Romero dal Tottenham. C'era bisogno di attendere per ragioni di tempistiche la fine del mondiale, dato che l'Argentina di Romero è arrivata fino in finale e un po' come era valso anche per Spence con la sua Inghilterra, finché i giocatori erano in campo, giustamente non si andavano ad aprire capitoli di mercato. Ma ora che quel capitolo, quello del mondiale, si è chiuso, diciamo che si è finalmente aperta la possibilità e la strada per dei primi contatti tra la dirigenza dell'Inter e gli agenti del giocatore, ma anche tra la dirigenza dell'Inter e il Tottenham. E nel frattempo, in questi giorni di mercato, diciamo apparentemente fermo, tra i diversi nomi che sono stati spesi per il ruolo di nuovo difensore, molti anche nei commenti sotto i nostri contenuti si sono chiesti e ci hanno chiesti: ma che fine ha fatto Solé? Ecco, vediamo insieme tutto ora nel dettaglio perché ci sono delle novità su entrambi i fronti. Prima però, come sempre, vi do il ben ritrovati, amiche e amici passioni interisti, invitandovi come sempre qui sotto a cliccare sul tasto mi piace e ad iscrivervi al nostro canale e poi se vi va, come sapete, qui in alto trovate il QR code per entrare nella nostra community del club di Passione Inter. Cominciamo da Romero però, perché mi sembra comunque il tema più importante. È notizia appunto di queste ultime ore, ve ne stavamo parlando anche nelle scorse dirette, la volontà dell'Inter confermata di provare a fare questo grande colpo. Ci sono già stati i primi contatti tra le parti, come vi dicevo poco fa, e registrando lato Inter, diciamo così, la richiesta da parte del Tottenham di una cifra per il cartellino di Romero intorno ai 50 milioni di euro, più o meno. Un Romero che in questo momento, l'abbiamo visto anche appunto negli scorsi giorni, al Tottenham guadagna circa 6 milioni e mezzo netti di ingaggio, che sono poco meno di 12 lordi, a cui peraltro potrebbero essere aggiunti anche dei bonus che farebbero lievitare l'ingaggio netto fino agli 8 milioni e quello lordo fino a quasi 15. È chiaro quindi che a queste cifre, come vi stiamo ripetendo da giorni, si tratti di un giocatore inarrivabile per l'Inter e per qualsiasi squadra italiana. E quindi veniamo alla grande domanda che giustamente in tanti di voi ci hanno fatto in questi giorni, e cioè come fa l'Inter a pensare di prendere un giocatore con queste cifre sul tavolo? Un Inter che già di suo sappiamo che ha delle limitazioni, delle problematiche che derivano dalle scelte della proprietà e poi fa parte di un campionato, quello italiano, dove diciamo, le disponibilità economiche non sono minimamente avvicinabili a quelle della Premier League o di altre squadre. Ecco, diciamo che da quello che filtra in queste ultime ore, l'Inter avrebbe deciso di fare questo tentativo anche perché nel piano, diciamo, pensato dalla dirigenza, nella testa dei nostri dirigenti, ci sarebbe la sensazione di poter lavorare e trattare con il Tottenham per abbassare un po' le loro richieste. L'idea e la sensazione che filtra, diciamo, tra i discorsi della dirigenza dell'Inter è che il Tottenham abbia sparato alto nella valutazione, perché comunque si tratta di un giocatore importante che si è fatto anche, tra virgolette, pubblicità aggiuntiva anche recentissimamente al mondiale, ma vista la situazione con un Romero che comunque vuole andare via e che non sembra, diciamo, particolarmente sensato e vantaggioso sia dal punto di vista tecnico, ma in particolare da quello economico, trattenere controvoglia un giocatore del genere appunto al Tottenham. Quindi per tutte queste ragioni l'impressione e la sensazione che si ha è che con il passare dei giorni questa richiesta iniziale molto alta del Tottenham possa essere limata e possa essere avvicinata, diciamo, ad una cifra un po' più aggredibile lato Inter, che rimane una cifra molto alta, perché al momento il riferimento che viene dato per via, diciamo, sommaria sono circa 40 milioni di euro, se non addirittura 40 con l'aggiunta di qualche bonus. Quindi la strada rimane comunque stretta, ragazzi, questo che sia chiaro. L'Inter sta provando a fare un colpo davvero impegnativo dal punto di vista economico e sono loro i primi ad esserne consapevoli. Lato giocatore, perché poi va considerato anche questo, c'è già stata un'apertura di massima all'operazione, visto che poi Romero, come dicevo, vuole andare via dal Tottenham, è già stato in Italia, quindi conosce già il campionato italiano. All'Inter avrebbe il riferimento di Lautaro Martinez in particolare, che è il capitano e che è compagno di squadra nell'Argentina, oltre a finire comunque tra le fila di una squadra che negli ultimi anni qualcosina ha vinto e qualche annata buona l'ha fatta, per usare un eufemismo, quindi ha senso rispetto al Tottenham che invece deve di fatto ricostruire diciamo, una stagione credibile adesso agli ordini di Roberto De Zerbi. Quindi io
Immagino in questo senso, avendo ricevuto l'apertura da Romero, immagino che lato giocatore ci sia stata anche la disponibilità a tagliarsi l'ingaggio, perché altrimenti sarebbe piuttosto strano e inutile aprire alla possibilità dell'Inter senza ragionare sul fatto che comunque quell'ingaggio mastodontico che percepisce in Inghilterra debba essere in qualche modo tagliato. Il suo contratto col Tottenham scade nel 2029, quindi anche questo non è un vantaggio, perché se fosse stato anche solo 2028 magari l'Inter poteva ragionare e venirgli incontro con un contratto, ad esempio, quadriennale, quindi il doppio degli anni rimanenti rispetto a quello attuale, e lavorare lì sull'ingaggio. Invece, avendo ancora 3 anni, è un pochino più complesso anche da questo punto di vista. Però, ripeto, mi sembrerebbe strano il fatto che lui nelle sue valutazioni non abbia considerato anche questa ipotesi. L'ultima cosa che resta da capire su questo fronte è l'elefante nella stanza, potremmo dire, l'elefante statunitense nella stanza, cioè il fondo Oaktree, perché di fatto come tipo di profilo Romero è difficile considerarlo un investimento e non un costo, per tornare e citare la famosa frase della conferenza stampa di Marotta di una decina di giorni fa. Giocatore di 28 anni, non è questo l'ultimo contratto della sua carriera, però verosimilmente è l'ultimo che copre gli ultimi anni in cui si può immaginare di cederlo ad una cifra importante. Facendogli un quadriennale, per esempio, di contratto, arriverebbe fino ai 32 e quindi di fatto non potremmo considerarlo un investimento, a maggior ragione se poi le cifre sono alte come quelle che stiamo dicendo. Quindi la domanda che mi rimane e che mi faccio a fronte di questo è: i dirigenti dell'Inter stanno lavorando con la fiducia non solo di limare le richieste del Tottenham e di tutto quello che abbiamo detto, ma anche la fiducia di ottenere l'ok di Oaktree poi a giochi praticamente fatti, o hanno già ottenuto l'ok di Oaktree e quindi stanno facendo questo tentativo? La logica mi porterebbe a dire che l'ok di Oaktree debbano averlo già ottenuto, altrimenti lavori per magari dei giorni, delle settimane e poi rischi di dover far crollare tutto. Mi sembrerebbe anche una cosa abbastanza folle quella di mettere in piedi un'operazione di questo tipo senza avere l'ok dalla proprietà. Dall'altra parte però, come dicevo, a meno che Oaktree abbia cambiato idea in queste ultime 24 ore o 48 ore, quelle che sono, non riesco a capire sulla base di che cosa possa dare l'ok ad un'operazione di questo tipo, a meno che la dirigenza sia stata così brava e così persuasiva da aver convinto i dirigenti del fondo a giudicare positiva questa operazione dal punto di vista tecnico, perché l'investimento importante, ve l'abbiamo raccontato, era già stato approvato per Palestra, che però aveva un'età differente ed era anche un investimento. Nel caso di Romero, investimento non è proprio. Non apro adesso la parentesi relativa al discorso tecnico di Romero, perché ne abbiamo parlato anche ieri in diretta. Io ho sollevato qualche dubbio, non tanto sul valore del giocatore, che per me è un giocatore forte, ma sull'opportunità di fare un investimento di questo tipo, su quel profilo, nel momento preciso odierno, con la difesa attuale che l'Inter ha. Questo è il ragionamento che io cercavo di far passare ieri in diretta. Sulla base di quelli che sono oggi i difensori dell'Inter, secondo me sollevare qualche dubbio sull'opportunità di fare un investimento del genere su Romero, peraltro avendo parallelamente la casella dell'esterno destro titolare teoricamente scoperta, a meno che non si voglia ripartire da uno tra Luis Enrique e Diouf, non so se sia la scelta ideale, ecco, diciamo così. Però, ripeto, se volete recuperare quel discorso vi rimando alla diretta, altrimenti qui andiamo lunghi, anche perché, chiuso il capitolo Romero, tra virgolette, adesso dobbiamo aprire il capitolo Solé, perché in queste ultime ore, a partire da un articolo del Messaggero Veneto, che è un quotidiano che anche nelle settimane delle trattative con l'Inter era stato sempre molto puntuale nell'aggiornare sulla vicenda, ecco, il Messaggero Veneto oggi dà una parziale conferma, diciamo così, perché in realtà non è una novità assoluta quella che scrivono, era già circolata un po' come indiscrezione, però ecco, quello che scrive il Messaggero Veneto rispetto al fatto che la trattativa tra l'Inter e l'Udinese si sia completamente fermata, la motivazione che viene data è che, oltre all'aspetto economico di un accordo che non era ancora stato raggiunto al 100%, soprattutto, scrivono, è sorto diciamo il dubbio, il freno alla trattativa è sorto dopo un paio di visite specialistiche a cui lo staff nerazzurro ha sottoposto il giocatore, sollevando forti dubbi a causa di un problema, di un presunto problema cronico alla cartilagine di un ginocchio, un problema che potrebbe gravare soprattutto in caso di impegni ravvicinati. Ecco, ripeto, non è una novità assoluta perché se n'era già parlato, però al tempo non era stata
non era circolata, non era arrivata alcuna conferma rispetto al fatto che l'Inter avesse fatto degli esami approfonditi sul giocatore per attestare questa questione. E tra l'altro lo stesso Messaggero Veneto parla di presunto problema, quindi non è un qualcosa evidentemente di certo. Però ecco, diciamo che se la motivazione alla fine delle finite dovesse essere questa, capirei perché per quanto poi comunque la rosa debba essere ampia per fare delle rotazioni visti i tanti impegni, impegnare però una cifra importante su un giocatore su cui non sei certo di poter contare al 100% per delle problematiche peraltro croniche, insomma, sarebbe stato un investimento veramente rischioso per quelle che sono oggi le disponibilità dell'Inter, che non ha soldi da buttare, come ben sappiamo. Quindi mi dispiacerebbe perché per me Solé in rapporto qualità-prezzo sarebbe stato veramente un colpo perfetto, l'ho detto fin dall'inizio, però ecco, se la situazione è questa, chiaramente fa bene l'Inter a non approfondire, anche perché non ve lo fatto vedere, ma sempre nello stesso articolo del Messaggero Veneto scrivono anche che non solo l'Inter, ma anche il Como e il Leeds avevano fatto dei tentativi per Solé e poi si sono fermate anche loro, quindi evidentemente è un problema reale e infatti questa cosa diciamo che andrebbe anche a spiegare il motivo per il quale dopo così tanto tempo un giocatore come Solé, che ripeto dal punto di vista tecnico è interessante, ancora non si sia mosso da Udine e non si registrino, diciamo, al momento squadre vicine all'acquisto. Poi vedremo cosa accadrà entro fine agosto, però ecco, questo sicuramente dà una ulteriore conferma. Questo è quanto, ragazzi. Io sono curioso di capire come andrà a finire questa vicenda Romero, perché ha dei punti di ombra che ancora non riesco a chiarirmi, ma appunto noi saremo qui come sempre per raccontarvi tutto quello che accadrà con i nostri appuntamenti in video, in diretta e in tutti gli altri modi che abbiamo per rimanere in contatto, tra i quali il Club di Passione Inter, nel quale vi invito a passare ancora una volta qui con il QR code. Vi invito anche a cliccare ancora qui sotto sul tasto mi piace e a lasciarmi un commento soprattutto per dirmi un po' la vostra su questa questione, sia riguardo Romero che riguardo Solé. E infine, come sempre, per chi mi sta seguendo in podcast lo trova in descrizione, mentre se mi stai seguendo su YouTube ti lascio qui alla mia destra un altro contenuto da recuperare.